Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di una NDE particolare, come sempre le NDE sono sempre particolari e personalizzate. Oggi parliamo dell'NDE di Ruby Graupera, una cittadina statunitense, ed è un'NDE successa nel 2014, quando Ruby Graupera Cassimiro aveva 40 anni. Ruby in quell'anno doveva partorire, era in gravidanza e abitava in Florida. A un certo punto però deve recarsi in ospedale per fare un taglio cesareo, esattamente il 23 settembre 2014. Si reca in ospedale, tutto pare andare normalmente, Ruby ha in quell'epoca 40 anni, quindi una giovane donna in salute, se proprio non giovanissima, e i parametri sia suoi che del bambino erano perfetti, non c'era nessun problema. Quindi viene sottoposta al taglio cesareo. Una volta che i medici hanno estratto il bambino dall'addome della signora e quindi si sono preparati a sistemare, a ricucire il taglio cesareo, la donna inizia a avere problemi respiratori e non si capisce bene cosa sta succedendo. A quanto pare lei lamenta di far fatica a respirare, di sentire il naso chiuso, in quanto non è in anestesia generale ovviamente, ma in anestesia epidurale, in anestesia locale. E i medici allora si affannano e cercano di capire cosa sta succedendo, in quanto a quanto pare alla fine dei giochi si è scoperto che ha vissuto di una rara condizione chiamata embolia del fluido amniotico, che si verifica con perdite del fluido nel flusso sanguigno e che provoca la formazione di coaguli nel sangue, quindi portando all'arresto cardiaco. Quindi i medici sono stupiti, non sanno veramente come intervenire e lì per lì non riescono a capire cosa succede. E quindi Ruby Grapeura dice non riesco a respirare, non fa ora a dire quello e lei si sente come addormentare, dice come svenire, come addormentare. E da quel momento non capisce più niente. Nel frattempo i medici la portano prontamente in rianimazione e tentano di rianimarla. La rianimazione va avanti per parecchio tempo. A un certo punto il cuore non batte più e nonostante i tentativi di rianimazione cessa di battere. Resta così per ben 45 minuti senza battito cardiaco. Poi improvvisamente riprende a battere da solo, attraverso lo stupore dei medici che avevano già preparato la dichiarazione di morte e che ovviamente dalla stanteria avrebbero portato il corpo morto della signora in obitorio. Già i parenti erano stati informati, era già stato fatto tutto e invece la signora si riprende da sola. Appunto poi i medici si effettuano a fare subito delle analisi eccetera e scoprono due cose che li lascia stupiti, che la signora non aveva nessun danno e nessuna ustione né dalle scariche date dal defibrillatore, nemmeno nessun danno date dal massaggio cardiaco, quindi non fratture delle costole o dello sterno, cose che sono all'ordine del giorno quando si effettuano delle rianimazioni di questa entità. Cosa ci racconta Ruby? Cos'è successo? Ruby poi racconta che suo marito, che era in sala parto con lei per assistere al parto, dice che ha detto che la vista grigia, fredda, la toccava, le teneva la mano, era fredda come il ghiaccio, era morta, non aveva più nessun colorito nemmeno sulle labbra. Lei disse che sentiva appunto questa mancanza di respiro e poi si sentì come svenire, come andare indietro
improvvisamente si sentì immersa in una luce e poi trascinare attraverso un tunnel. Questo tunnel che lei vedeva in distanza la stava come risucchiando, ma non un risucchio malevolo, è come un accompagnamento, cioè le indicava una strada da percorrere. E quindi lei iniziò questo percorso. Attraverso la fluttuazione di questo tunnel iniziò a arrivare un altro ambiente luminoso dove una figura avanti a tutte le altre figure si stagliava. Lei dice che era il padre che era di una luminosità, di uno splendido, proprio splendido, splendente per usare un termine che usiamo noi nelle pubblicità. Quindi splendeva, bello, sorridente e vedeva alle sue spalle tutta una serie di esseri luminosi, di persone luminose, quindi di esseri di luce, i famosi esseri di luce. E lei aveva voglia di avvicinarsi, di fluttuare verso il papà, di abbracciarlo, di sentirlo, ma sentì una forza che la fermava e si sentì dire: non è il tuo momento, devi tornare indietro. Una volta che udì questa frase si sentì catapultata verso il basso, quindi ripercorse il tunnel e si ritrovò nel proprio corpo e lì il cuore riniziò a battere. Lei non sa dire quanto tempo sia passata, quanto tempo è durato questo alleggiare nel tunnel, ma una volta ripresasi ha detto queste testuali parole sullo sgomento di medici e personale sanitario: sono stata scelta per restare qui e uno dei motivi poteva essere la sua bimba. Quindi Ruby Graupera Casimiro ha deciso di rimanere in silenzio per un po' di tempo, di meditare questa sua situazione che ha vissuto e poi, bene, di testimoniarla, di divulgarla, di spiegare che dopo la morte fisica si vive ancora. Come tutti quelli che hanno avuto questo tipo di esperienze, la sua vita è cambiata ovviamente in meglio, lei vive più serena, non ha paura della morte e ringrazia sempre di essere stata data l'opportunità di crescere questa sua nuova bambina. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avevate già sentito parlare dell'NDE di Ruby Graupera e cosa ne pensate. Per quanto mi riguarda ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere il like, di condividere i video nei vostri social, dare un sostegno e un aiuto al canale. A tutti voi una buona giornata, ciao da Ermanno!